pensate che Netflix vi abbia trasformati in detective provetti? Forse, ma solo per quei casi che hanno un finale pulito, un inizio, uno svolgimento e un colpevole dietro le sbarre. Ma che ne è di tutti gli altri? Quelli senza risposte, senza chiusura, i casi in cui gli indizi sembrano usciti da un film di fantascienza e che nemmeno dopo decenni gli investigatori riescono a spiegare. Questi sono i delitti che le grandi produzioni evitano. Nessuna risposta facile, nessuna certezza, solo domande. In questo viaggio useremo strumenti di analisi moderni per osservare questi casi da un'altra prospettiva. Il mio partner è un'intelligenza artificiale capace di confrontare enormi quantità di dati e trovare connessioni che a occhio nudo restano invisibili. Ogni segreto ha un codice, ogni ombra ha una storia. Io sono Cypher Code XT e in questo viaggio decifreremo insieme 10 delitti irrisolti. Apriamo con un rompicapo che ha messo in difficoltà anche i crittoanalisti dell'FBI. Siamo nel 1999, Missouri. In un campo viene trovato il corpo di Ricky McCormick. La causa della morte resta un mistero, ma il vero enigma è nelle sue tasche, 2 foglietti con un codice incomprensibile. Non è un cifrario classico né numerico, è un groviglio di lettere, numeri e parentesi senza apparente logica. Per oltre 20 anni l'FBI ha chiesto aiuto senza successo ed è qui che il caso smette di avere senso. Abbiamo analizzato il codice non per risolverlo, ma per capirne la struttura. Confrontato con modelli linguistici emerge un'ipotesi. Non è un codice per altri, ma un sistema personale, una sorta di diario stenografico. La famiglia raccontava che Ricky era quasi analfabeta, ma con un'intelligenza fuori dal comune. Quei simboli potrebbero non rappresentare parole, ma concetti legati a una logica privata. Il codice non è una chiave, è una memoria, e dentro quella memoria potrebbe esserci anche il nome del suo assassino. La domanda non è cosa significhi, ma chi avesse paura di ciò che stava scrivendo. Andiamo in Norvegia, 1970. Nella valle di Isdalen viene trovato il corpo carbonizzato di una donna. Accanto a lei, sonniferi, una bottiglia di liquore e nessun documento. L'autopsia rivela un dettaglio inquietante. Era ancora viva quando è divampato il fuoco. Suicidio o messa in scena. Poco dopo, la polizia trova 2 valigie, vestiti senza etichette, parrucche, occhiali finti e un block notes con codici e appunti di viaggio. Gli investigatori riescono a decifrare solo parte delle note, erano itinerari attraverso l'Europa. Il resto rimane indecifrato, ma è qui che la storia diventa inquietante. Abbiamo analizzato gli spostamenti e confrontato i codici con il contesto della guerra fredda. I viaggi puntano a città strategiche, non turistiche. Non si tratta di un profilo turistico, né di una normale attività commerciale. I movimenti suggeriscono qualcuno che evita sistematicamente di lasciare tracce, cambiando identità e percorsi. Anche i codici del block notes non sembrano messaggi diretti, ma possibili inneschi di memoria, riferimenti rapidi per ricordare azioni o informazioni. La donna di Isdal non nascondeva solo la sua identità, viveva secondo un protocollo che si è spezzato proprio nella Valle della Morte. San Valentino 2000. Asha Degree, 9 anni, esce di casa nel pieno di un temporale e cammina lungo un'autostrada buia. Nessuno la rivedrà mai. Alcuni automobilisti la notano. Uno si ferma, lei fugge nel bosco. Anni dopo, il suo zainetto viene trovato sepolto in un cantiere, avvolto in doppio sacco di plastica. Dentro, libri scolastici e un paio di jeans che non erano suoi. Abbiamo ricostruito la zona in 3D, incrociando testimonianze e tempi di percorrenza. Il punto di avvistamento e quello del ritrovamento dello zaino sono troppo distanti perché una bambina di 9 anni potesse coprirli a piedi da sola. E da questo momento la teoria della fuga inizia a crollare. Le simulazioni mostrano che, in quelle condizioni atmosferiche, il percorso completo sarebbe stato quasi impossibile. Secondo questa ricostruzione, è plausibile che qualcuno l'abbia intercettata lungo il percorso. La domanda resta la stessa: stava scappando o stava andando incontro a qualcuno? Lo zaino sepolto con precisione fa pensare alla seconda e molto più inquietante ipotesi. Orlando, Florida, 24 gennaio 2006. Jennifer Kesse scompare nel nulla. La sua auto viene ritrovata 2 giorni dopo, parcheggiata in un complesso residenziale a circa 1 miglio da casa sua. L'unica prova concreta, un video di sorveglianza.
Il filmato mostra una persona non identificata che parcheggia l'auto e si allontana a piedi. Il volto è completamente coperto dalla recinzione. Per anni, analisti e detective hanno studiato quei pochi fotogrammi, cercando ogni minimo indizio, andatura, vestiti, movimenti, ma oggi quel video racconta qualcosa che prima non riuscivamo a vedere. Abbiamo stabilizzato il filmato e analizzato il movimento. Non si vede il volto, ma emergono dati chiari sull'andatura, passo, cadenza, oscillazione delle braccia. L'analisi suggerisce una corporatura maschile. Però c'è un dettaglio inquietante, una leggera asimmetria nel passo, quasi una zoppia o uno sbilanciamento, come se stesse trasportando un peso. Nel filmato il volto rimane coperto per tutta la sequenza, rendendo impossibile ogni identificazione certa. Eppure, ciò che emerge è un'impressione netta, un'azione controllata, fredda, pianificata nei minimi dettagli. 17 ottobre 2009. Morgan Harrington, 20 anni, va a un concerto dei Metallica in Virginia e sparisce dopo essere uscita per prendere una boccata d'aria. Sola, senza telefono, svanisce nel nulla. Il suo corpo viene trovato 3 mesi dopo in un campo. Per anni il caso resta un vicolo cieco, fino a quando il DNA sulla scena del crimine viene collegato a un altro omicidio. È così che si arriva all'identità dell'assassino, Jesse Matthew, poi condannato. Ma ormai era troppo tardi. Abbiamo simulato uno scenario con i dati disponibili all'epoca, avvistamenti, tabulati telefonici precedenti. Il sistema non dà nomi, ma segnala anomalie e soggetti compatibili. In questa ricostruzione, un individuo con precedenti specifici e un veicolo segnalato nella zona quella notte emerge come persona di forte interesse. All'epoca sono serviti anni per collegare i punti. Oggi quei collegamenti sarebbero potuti emergere molto prima, ma c'è un aspetto che nessun algoritmo può ignorare: il lascito di Morgan. Il suo DNA è stato la chiave per fermare Jesse Matthew. Senza quella prova sarebbe rimasto un'ombra libera di colpire ancora, come purtroppo è avvenuto con un'altra studentessa, Anna Graham. È una giustizia agrodolce. La prova di Morgan ha salvato potenzialmente altre vite, ma resta una domanda inevitabile: si poteva fermarlo prima? Questo caso non è solo un fascicolo chiuso, è il motivo per cui questi sistemi vengono ancora perfezionati, per evitare che la prossima Morgan diventi il prezzo della verità. Siamo a metà della nostra discesa in questi abissi. Codici, sparizioni, video. Ogni caso è un labirinto, e il peggio è che molti di questi enigmi sono ancora aperti. Se questa ricerca della verità vi appassiona e pensate che nessun caso dovrebbe essere dimenticato, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. E nei commenti ditemi quale di questi primi 5 misteri vi ha colpito di più, perché da qui in poi le cose diventano ancora più oscure e l'Italia diventa protagonista. Roma, 10 luglio 1991. Delitto dell'Olgiata. La contessa Alberica Filo della Torre viene trovata morta nella sua villa, strangolata e colpita alla testa. Per 20 anni è un enigma totale. Sospetti, piste sbagliate e segreti dell'alta società romana. Solo nel 2011, grazie al DNA, arriva un nome: Manuel Winston Reyes, il maggiordomo, incastrato da una macchia di sangue su un lenzuolo. Caso chiuso? Non del tutto, perché alcuni dettagli continuano a non combaciare. Troppe incongruenze, la brutalità dell'aggressione, la dinamica, la possibile presenza di un complice. Abbiamo ricostruito la scena del crimine in 3D. Le simulazioni mostrano alcune discrepanze. I tempi e le dinamiche dell'aggressione non combaciano del tutto con la disposizione della stanza. Alcuni passaggi sembrano troppo rapidi o difficili da eseguire senza essere notati. Questo apre 2 possibilità: una scena più caotica di quanto ricostruito, oppure la presenza di un complice mai identificato. Non è una prova, ma è un dubbio ricostruito, un'ombra digitale che si aggiunge a quelle, ancora irrisolte, di questo caso. Colorado, 10 maggio 2020, festa della mamma. Suzanne Morphew scompare durante una gita in bici. Il marito Barry è subito il primo sospettato. Il caso contro di lui è costruito interamente su dati digitali: movimenti anomali dell'auto, telefono spento per ore, GPS che posiziona il veicolo vicino al luogo in cui verrà trovato il caschetto della moglie. Viene arrestato, ma le accuse cadono prima del processo per errori procedurali. Nel 2023 i resti di Suzanne vengono ritrovati a chilometri di distanza, ma nemmeno questo basta a chiudere il caso.
Abbiamo unito tutti i dati in una timeline ed è qui che la verità si divide in due versioni. Da un lato una serie di coincidenze estremamente sospette, dall'altro l'assenza di un singolo punto di non ritorno, un dato che colleghi in modo definitivo Barry alla morte di Suzanne. Il caso Morphew diventa così un simbolo del crimine moderno, troppi dati ma nessuna verità univoca. Roma, 9 maggio 1997. Mattina qualunque all'Università La Sapienza. Marta Russo, 22 anni, cammina con un'amica quando si accascia all'improvviso. Un singolo proiettile calibro 22 l'ha colpita alla testa. Inizia una delle indagini più complesse della cronaca italiana. Nessuna arma, nessun movente chiaro, solo testimonianze e accuse. La svolta arriva quando una testimone accusa due assistenti universitari, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. Secondo l'accusa, lo sparo sarebbe partito dalla finestra della loro aula, ma anche dopo le condanne il caso resta attraversato da dubbi, soprattutto sulla traiettoria. Ed è qui che entra in gioco la matematica. Abbiamo ricostruito la traiettoria con simulazioni balistiche. Il risultato è sorprendente. La traiettoria dall'aula resta possibile, ma non unica. L'algoritmo identifica almeno altri 3 punti compatibili, incluso un terrazzo, da cui lo sparo avrebbe avuto la stessa efficacia, con minore esposizione. Il dubbio qui non è opinione, è matematica. 13 agosto 2007, Garlasco. Chiara Poggi, 26 anni, viene trovata morta nella sua villetta, massacrata. A scoprire il corpo è il fidanzato, Alberto Stasi. Inizia un'odissea giudiziaria che dividerà l'Italia per anni. Alberto Stasi viene assolto, condannato, assolto e infine condannato in via definitiva. Eppure resta un elemento difficile da spiegare. Nessuna traccia di sangue sulle sue scarpe, nonostante dichiari di essere entrato nella stanza e di aver toccato il corpo in una pozza di sangue. Ma c'è anche un dato rimasto a lungo in secondo piano, un dettaglio che per anni è rimasto quasi invisibile, un profilo di DNA maschile non riconducibile a Stasi, trovato sotto le unghie di Chiara. Abbiamo analizzato la copertura mediatica. Il risultato suggerisce un forte effetto tunnel. L'attenzione mediatica si concentra quasi interamente su Stasi. Il DNA sotto le unghie invece compare in meno del 5% della copertura. Questo non cambia la sentenza, ma mostra come una narrazione possa oscurare elementi scientifici. Eccoci al re dei cold case italiani, l'incubo che da oltre 30 anni ossessiona il paese. Roma, 7 agosto 1990. Simonetta Cesaroni, 20 anni, viene trovata morta nell'ufficio dove lavora. 29 coltellate, inferte con un tagliacarte. Il corpo è nudo, ma non ci sono segni di violenza sessuale e la porta dell'ufficio è chiusa a chiave, dall'interno. Decenni di indagini, sospetti e assoluzioni, eppure l'enigma è ancora fermo lì. Nessuno ha mai risposto alle domande fondamentali. Chi l'ha uccisa? Perché? E soprattutto, com'è possibile uscire da una stanza chiusa a chiave? Abbiamo analizzato atti e documenti come sistema unico e più analizzi i documenti, più sembra che qualcuno abbia guardato nella direzione sbagliata. Emergono 3 nodi critici, 3 porte mai aperte fino in fondo. Il primo, un traffico anomalo di telefonate in uscita dall'ufficio nelle ore del delitto. Il secondo, perizie che descrivono ferite estremamente precise e concentrate, un dettaglio mai chiarito del tutto. Il terzo, forse il più importante, la rete di relazioni attorno ai datori di lavoro di Simonetta, mai esplorata fino in fondo. La ricostruzione non chiude il caso, ma mostra che alcune porte, forse, non sono mai state davvero aperte, e dietro una di quelle porte potrebbe esserci ancora la verità su chi ha ucciso Simonetta Cesaroni. 10 casi, 10 viaggi nell'oscurità, dal codice indecifrabile di un uomo qualunque ai segreti inconfessabili di Roma. Abbiamo visto come la tecnologia possa gettare una nuova luce su vecchi casi, non per dare sempre risposte, ma per fare domande migliori, e a volte le domande fanno più paura delle risposte. Queste non sono solo storie del brivido, sono storie di vite spezzate e di famiglie che aspettano ancora giustizia. L'intelligenza artificiale non è una sfera di cristallo, ma uno strumento diverso. Serve a organizzare il caos, a riconoscere pattern nascosti e a mettere in discussione le versioni troppo semplici. Netflix queste storie non ve le racconterà, perché non hanno finali rassicuranti, ma noi sì, perché ogni dettaglio merita di essere osservato. Ora tocca a voi. Quale di questi casi vi ha colpito di più?
e quale vorreste vedere approfondito in un video dedicato. Fatemelo sapere nei commenti. Il vostro contributo è fondamentale per continuare a cercare la verità. Grazie per avermi accompagnato fin qui. Alcune verità restano nell'ombra. Ci vediamo al prossimo mistero e ricordate, il resto è silenzio.